Carissimi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. In questo canale trovate playlist per migliorare ed imparare a creare contenuti direttamente con il vostro smartphone. Detto questo, vi chiedo di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Di cosa parleremo in questo video? In questo video parleremo nuovamente di LumaFusion 4.0 che ha aggiunto all'interno una plugin, io la chiamo così, ma è nativa, ok? Con l'installazione della 4.0 senza che ci chiedano nessun euro viene installata automaticamente quella funzione che riduce il rumore dell'ambiente che circonda. Diciamo che non fa più di questo, secondo me, visto da orecchio musicista non fa più di questo, riduce il rumore. Quindi possiamo ridurre magari la camera eco, il riverbero nella stanza, eccetera eccetera, però prendiamo sempre con le pinze questi effetti. Io ho provato su un microfono ambientale, quello che si usa per le conferenze, direi che vedremo nel video se ci soddisfa, e poi con i microfoni direttamente di quelli dell'iPhone 13 con Filmic Pro, sempre in studio, perché all'aperto sapete che poi alla fine la voce è molto presente, quindi non ci sono tanti riverberi, quindi è più per, secondo me, usabile all'interno di uno studio, di una casa. Sul mio iPad 2017 fa qualche spernacchietta quando uso questa funzione, soprattutto nell'edit, ok? Nell'edit della clip. Spegnendo la traccia video questo non succede. Non so se è un problema di LumaFusion o dell'iPad stesso, visto che con GarageBand 5, 6, 10 tracce di strumenti virtuali li gestisce molto bene. Questo non lo so. Comunque il tutorial l'ho fatto lo stesso e i risultati si sentiranno ugualmente. Apriamo LumaFusion, creiamo un nuovo progetto. Io ho dovuto settare il mio iPad molto vecchio, 2017, come anteprima bilanciata, ma ogni tanto non va, quindi la metterò normale, cioè più veloce, e ovviamente l'anteprima del video che vedrete sarà molto sgranata, quindi non ci fate caso. Ora ci concentriamo esclusivamente sull'audio. La prima cosa, vado a prendere la traccia che ho generato col microfono da scrivania, diciamo quello rotondo, da conferenza, da ambientale si chiama, ok? Sentiamo cosa praticamente si sente così, senza applicare nessuna correzione. Questa prova di registrazione è stata fatta con un microfono da conferenze, quelle praticamente ambientali. Sentite l'ambiente, si sente tutto, quindi andiamo adesso a dare 2 tap sulla forma d'onda, andiamo praticamente nella terza scheda, ok, 1, 2, 3, e andiamo sotto, vedete che qua proprio c'è proprio la voce, ok, che ci fa capire, ok, isolamento suono, quindi c'è poi una faccia con un uomo, quindi clicchiamo e andiamo a sentire, ok, innanzitutto lasciamo al massimo quello che è settato di default, andiamo a sentire cosa è praticamente avvenuto. Dentali rotondo, ok, quindi messo sulla scrivania, andiamo a sentire. Sentite, è molto ovattato, ok, molto ovattato perché è, come dire, è al massimo. Qui, prima di andare avanti, c'è una sorta di menu. Penso che poi ci saranno delle implementazioni, quindi vabbè, adesso lasciamo così, o forse, non so, poi vediamo. Adesso io vado a ridurre un pochettino, ok? Andiamo 50-60% quello che è, riduciamo. Questa prova di registrazione è stata fatta con un microfono da conferenze, quelle praticamente ambientali, rotondo, ok? Quindi messo sulla scrivania, andiamo. Sentite che praticamente già non è male, e questo è un microfono praticamente che va appoggiato sulla scrivania, quindi prende tutto l'ambiente e non è direzionale, ok? Prende tutta l'ambiente. Possiamo, ok, ancora fare qualche correzione, tipo andare a prendere ovviamente un'equalizzazione, ok? Equalizzare e a nostro piacimento andare a fare una correzione.
Questa prova di registrazione è stata fatta con un microfono da conferenze, quelle praticamente ambientali, rotondo, ok? Quindi messo sulla scrivania. Rendiamoci conto che veramente un microfono appoggiato sulla scrivania a 40 cm da me, quindi che ha preso tutto l'ambiente. Quindi ci possiamo ritenere soddisfatti di questo risultato, anche perché è un microfono che non si utilizza per registrare ovviamente un audio, una poesia, una canzone, forse un tutorial, però così è già buono. Questa prova di registrazione è stata fatta con un microfono da conferenze, quelle. Poi, a seconda della cuffia che avete, ovviamente bisogna rendersi conto, ok? Andrebbe fatto questo lavoro su delle casse da studio, ok? Diciamo neutrali, ok? Sia su bassi che su alti, per avere una percezione giusta del suono. Adesso io cosa faccio? Vado a eliminare, a chiudere l'equalizzatore e andare a levare proprio tutti i bassi, agendo proprio sulle frequenze basse, ok? Praticamente ambientali, rotondo, ok? Quindi messo sulla scrivania andiamo a sentire se in effetti. Io direi che come risultato, ok, non è male, va bene? Non è male tenendo conto del microfono che è. Cancelliamo tutto, andiamo a prendere invece un video che ho realizzato con Filmic Pro con praticamente i microfoni dell'iPhone 13 interni, ovviamente quelli frontali. Eccola qui, vedete che ovviamente, come ho detto, l'anteprima di LumaFusion è molto sgranata perché sono veramente in anteprima qualità bassa, ma non ci interessa, ok? A noi sentire, vedere, adesso ci interessa sentire. Sentiamo. Questa è una prova invece di registrazione con i microfoni dell'iPhone 13, della fotocamera ovviamente principale, frontale. Sentite che è molto più chiaro ovviamente rispetto a quel microfono precedente, però c'è sempre, come dire, abbastanza, no? La camera si sente. Andiamo sempre doppio clic, andiamo sempre nella terza scheda e andiamo a inserire il nostro omino. Ecco, se sentirete spernacchiare è perché l'iPad non ce la fa. Adesso non so se sarà per tutti così o solo per il mio che è il 2017. Questa è una prova invece di registrazione dei microfoni dell'iPhone. Sentite come spernacchia, adesso torniamo un po' indietro. Non ce la fa, deve uscire dall'anteprima, diciamo, dell'editor dell'audio e devo metterlo qua così. Questa è una prova invece di registrazione con i microfoni dell'iPhone 13, della fotocamera ovviamente principale, frontale, ripresa con Filmic Pro. Ecco, questo microfono ha bisogno di un po' di corpo perché praticamente non ne ha, ok? Quindi andiamo sull'equalizzatore e mettiamo un po' di bassi per sentire se. Non ce la fa, ragazzi, mi spiace, non ce la fa. Vabbè, poco male. Questa è una prova invece di registrazione con i microfoni dell'iPhone 13, della fotocamera ovviamente. Ora spegniamo per un attimo il video e facciamo così, duplichiamo l'audio, ok? Perché tanto spernacchia, quindi non si può fare altrimenti. Duplichiamo l'audio, in una lasciamo acceso sia l'equalizzatore che l'effetto, nell'altra andiamo a levare tutte e due, sia l'equalizzatore che l'effetto di riduzione del rumore. Ora lasciamo accesa solo la traccia che ha gli effetti. Se sentite poi sotto la mia voce, sempre un trapano e il cagnolino che dorme, anzi due. Andiamo a sentire la traccia con gli effetti. Questa è una prova invece di registrazione con i microfoni dell'iPhone 13, della fotocamera ovviamente principale, frontale, ripresa con Filmic Pro, per sentire se possiamo attutire in effetti un po' il. Ora è troppo lunga, quindi ve la faccio corta. Andiamo a disattivare questa e accendiamo l'altra senza effetti. Questa è una prova invece
di registrazione con i microfoni dell'iPhone 13, della fotocamera ovviamente principale, frontale, ripresa con Filmic Pro. Beh, sentite che la camera, il rumore ambientale, no? La camera e il riverbero è stato tutto, cioè il lavoro è egregio, solamente che ovviamente queste plugin operano sulle frequenze, quindi a discapito di certe frequenze, magari sulla voce, che danno quella limpidezza o quella corposità. Avete sentito che neanche brutto quello che poi esce da un microfono ambientale che si caccia sulla scrivania magari a 30-40 cm da noi, non una cosa proprio che sta sotto la nostra il nostro viso, la nostra bocca. Quindi direi che ci possiamo ritenere soddisfatti e può essere utile per qualcosa. E poi ovviamente con i microfoni dell'iPhone 13, visto che prende tutto il riverbero che c'è in questa stanza, diciamo che è ottimale la sua prestazione. Certo, non è come l'audio di un microfono lavalier piantato sotto la gola, perché è impossibile emulare questa presenza della voce. Ecco, la cosa che emula questa plugin è rendere la voce più presente. Infatti avete visto che c'è una vocina che si chiama proprio Voice in quella menu che compare proprio in questa plugin. Magari può darsi che aggiungano altre vocine. Prima di concludere vi chiedo come al solito di condividere questo video con i vostri amici sui vostri social se vi fa piacere, e oltretutto a quegli 82% che mi guardano e non si iscrivono, fate un favore a Gennarino, iscrivetevi al canalino, ha fatto anche la rima, e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, un abbraccione a tutti 3000 e passa che siete, ci vediamo alla prossima! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!